Benvenuti, cuori ardenti della famiglia di mania delle serie turche. Oggi in studio aleggia una malinconia densa, quasi tattile, come una foschia che non se ne va e che profuma di ricordi, rimorsi e speranze testarde. Quello che stiamo per raccontarvi non è un semplice aggiornamento di cronaca rosa, è una ballata di sentimenti, un viaggio tra sussurri e parole non dette, un urlo che si nasconde tra le pause. Restate con noi. Iscrivetevi per non perdere nemmeno un frammento di queste vite straordinarie, mettete un like se credete nelle seconde possibilità e attivate le notifiche. E per chi desidera sostenere il nostro lavoro d'inchiesta e accedere ai contenuti esclusivi, il pulsante Join vi attende. Il vostro supporto è linfa vitale per questo canale. Nel pantheon delle coppie che hanno fatto vibrare il pubblico, poche unioni hanno superato lo schermo con l'intensità magnetica di Can Yaman e Dimetos Demir. La loro alchimia ha nutrito sogni, fanfiction e discussioni interminabili, generando una leggenda moderna che molti giurano di sentire ancora nell'aria, anche quando i riflettori si spengono. Per tempo si è raccontato che il loro capitolo fosse chiuso, archiviato da impegni, scelte e nuove traiettorie. Eppure, dietro le tende del palcoscenico, la verità ha il profumo di un film che continua a girare, di un'emozione che non accetta di dissolversi. Non siamo davanti a un epilogo, ma a una corrente sotterranea, instancabile, che risale il fiume del passato. Secondo i sussurri più insistenti che tremano nelle notti di Istanbul, la notizia che Dimetos Demir abbia intrapreso una relazione con Engin Kokagoz avrebbe prodotto un terremoto nel mondo interiore di Can Yaman. Un'onda d'urto così forte da incrinare difese che sembravano inespugnabili, da far crollare quel muro di compostezza dietro cui l'attore si era protetto. Gli amici più vicini, quelli che ascoltano le verità dette a mezza voce nelle ore in cui i telefoni tacciono, sussurrano che quel nome, Engin Kokagoz, sia stato la scintilla che ha riacceso bracci che non si erano mai spente davvero. La storia è finita, che Khan ripeteva in pubblico sarebbe stato soltanto un vestito elegante messo sopra un cuore in tumulto. In apparenza, Can Yaman ha mantenuto una calma ferrea, ripetendo il copione discreto di chi volta pagina. Ma la versione che filtra dal suo silenzio è un'altra, una ferita che pulsa, un capitolo aperto che non vuole cedere il posto al prossimo. Quando il sentimento rifiuta l'oblio, ogni gesto quotidiano diventa un promemoria, ogni canzone una chiave, ogni immagine un ritorno. Il contrasto tra la facciata imperturbabile e la tempesta interna avrebbe consumato l'attore, sospeso tra l'orgoglio e l'urgenza di dire ciò che per troppo tempo aveva ingoiato. E quando un cuore è spinto sull'orlo, ci si chiede fino a dove sia lecito arrivare per proteggere l'amore. Le voci parlano di una piccola crociata personale, di un tentativo più o meno frenato di riallacciare un filo sottilissimo. Telefonate a orari improbabili, messaggi intrisi di nostalgia, contatti discreti attraverso amici comuni per tastare le intenzioni, per capire se una porta fosse rimasta socchiusa. Ogni gesto, un bisbiglio, sono qui, ti penso. Ogni plico di parole, un invito a rivedere il passato con occhi nuovi. Tutto senza clamore, lontano dal rumore dei social, come se l'intimità fosse l'ultimo luogo sacro in cui provare a salvare ciò che conta davvero. Poi, il colpo di scena. Niente strategie vistose, niente mosse plateali. Solo la forza più antica, il linguaggio. E non parliamo di frasi fatte o di dichiarazioni levigate, ma di versi sgorgati da un cuore ferito, di righe battute con quella tremarella che viene quando si mette da parte l'orgoglio. Can Yaman avrebbe scritto a Dimetos Demir parole che non cercavano consenso, ma verità. Una lettera poetica, un foglio che profumava di confessione, spedito direttamente a lei come un atto di coraggio vulnerabile. Quelle parole, emerse poi tra le pieghe del gossip, mostrano un uomo senza armature. Ti ho guardata ancora una volta e poi mi sono spento in un silenzio lungo, nel petto correva un temporale, sulle dita restava il peso della tristezza. Ti ho chiesto di restare ma la voce si è fermata, perché a volte l'amore scivola dove le mani non arrivano. Ho affidato il tuo nome al vento, e le mie lacrime si sono confuse con la notte. Se un giorno tornerai, sappi che c'è un angolo del mio cuore che non ha mai chiuso la porta. Questa non è posa, suona come la resa di un uomo che ha deciso di farsi attraversare dal dolore per non negarlo più.
La maschera di ferro è caduta, e sul pavimento è rimasto il tremito di chi ha molto da perdere e qualcosa da salvare. I versi non si fermavano lì, le ore passano, ma le tue orme non sbiadiscono. Sulla pelle resta la tua scia, come un profumo testardo. Puoi essere lontana quanto vuoi, io continuo a sentirti vicino, in un minuto che non so dimenticare. Parole secche e dolci insieme, come una ferita che chiede carezza. E, alla fine, un messaggio netto, senza fronzoli, una proposta che profuma di resa e di inizio. Lasciamo il passato dove deve stare e scriviamo una prima pagina nuova. Un ponte rafforzato non da promesse vuote, ma dal rischio di uno slancio autentico. Ditemi, famiglia di mania delle serie turche, se da un ex vi arrivasse una poesia così, cosa fareste? Credereste che le parole possano davvero medicare il vecchio dolore, o pensereste che certe porte vanno sigillate per non cadere ancora? Scriveteci nei commenti, perché questa storia ci riguarda tutti, ognuno a modo suo. E se apprezzate la delicatezza con cui cerchiamo di maneggiare temi così fragili, sosteneteci con il tasto Join o con un Super Thanks. È grazie a voi se possiamo continuare a scavare laddove gli occhi di solito non arrivano. Ma qui, più della poesia, è il silenzio a gridare. Dopo quell'ondata di sincerità, non sarebbe arrivata alcuna risposta da Dimetos Demir. Né un sì, né un no, neppure un segno di ricezione. Ore che diventano giorni, giorni che cambiano il colore del cielo, e poi ancora niente. Quel vuoto, dicono, avrebbe trascinato Kenyomen in un pozzo di riflessione dura, dove ogni pensiero è una lama. Forse, si sarebbe ripetuto, il tacere è già una risposta. Tra il passato condiviso, brillante di intesa e complicità, e l'ombra concreta di un nome nuovo, Engin Kokagoz, l'attesa diventa supplizio. Il pendolo emotivo di Khan sarebbe oscillato tra la pazienza imperturbabile e la speranza fragile, quella che trema ma insiste, che teme il ridicolo ma non arretra. Nel frattempo, il mondo osserva e interpreta, riempiendo il vuoto con teorie, ricostruzioni, frasi che si incastrano come tessere imperfette. Cosa farà Dimet? Quando parlerà? E, soprattutto, vorrà farlo? Dal lato di Dimetos Demir, i rumors raccontano una scelta di rigore. Un silenzio che non è freddezza, ma confine. Le voci dicono che la splendida attrice si stia concentrando su ciò che costruisce oggi con Engin Kokagoz, senza desiderare che i fantasmi di ieri bussino alla porta a ogni tramonto. Un modo di proteggere il presente, di non permettere al passato di svuotare il futuro. E tuttavia, lo sappiamo, nel mondo delle celebrità, basta una frase per cambiare il corso di un fiume. Le notti, per Khan Yaman, sarebbero diventate lunghissime. Chi gli sta accanto parla di insonnia, di attese affacciate sulla schermata del telefono, di un'energia che si assottiglia. Anche sul set, si sussurra, tra un ciak e l'altro gli occhi correrebbero alle notifiche, come se la vita intera potesse stare in una vibrazione. Sarà impegnata, starà scegliendo le parole, si ripeterebbe per calmarsi, come un piccolo rito di protezione. Eppure, ogni volta che non era lei, il silenzio ricominciava da capo. C'è chi racconta che Dimet porti ancora i segni del passato, cicatrici invisibili che tirano nei giorni più fragili. Aprire quella porta, dicono, significherebbe rischiare di riaprire dolori chiusi con fatica. E la relazione con Engin Kokagoz non sarebbe soltanto una nuova fioritura, ma un progetto consapevole, la scelta di guardare avanti e di costruire un baluardo contro la nostalgia. Però la storia delle emozioni ha i suoi capricci. Talvolta una riga ben detta può incrinare anche la decisione più solida, scavando un varco dove non sembrava esserci spazio. Gli opinionisti si sono spaccati in due correnti. Per alcuni, le parole di Khan suonano come un addio in forma di poesia, un rito di chiusura. Se non verrà risposta, sarà il mio modo di lasciarti andare, leggono tra le righe. Per altri, quelle stesse frasi sono un grido di presenza, l'ultimo filo teso sopra un baratro. Sono qui, non me ne sono mai davvero andato. In particolare, quella immagine dell'angolo del cuore che non ha mai chiuso la porta viene citata come prova che per Dimet c'è ancora un rifugio custodito, un luogo segreto che sfida la logica del tempo. I social esplodono di interpretazioni.
C'è chi invoca il trionfo dell'amore e difende la sua vena tragicamente romantica, e c'è chi rivendica il diritto di Dimet Özdemir a una vita nuova che meriti silenzio e rispetto. Frasi poetiche si moltiplicano, come cartoline lanciate in rete. Le storie belle meritano un seguito all'altezza, scrivono in molti. Altri replicano: la dignità è saper chiudere, non tornare. Intanto, tutti osservano la timeline di Dimet, in attesa di un indizio, di una foto, di un commento. Che mossa farà Dimet Özdemir? Un messaggio allusivo, un post che dica senza dire, o la scelta di continuare in quel silenzio che ormai è un personaggio della storia? La risposta definitiva non esiste ancora, e forse è proprio questa la ragione per cui l'attenzione resta viva, quasi febbrile. Nel frattempo, la canzone scritta da Khan, dicono, rischia di diventare un reperto di culto, citato e scomposto in 1000 analisi. Un'ammissione scritta nel silenzio, come qualcuno l'ha definita, tra le confessioni più intense della celebrità turca recente. Si dice che certi amori non finiscono, smettono di parlarsi, e basta. È lì che la memoria diventa eco, e l'eco continua a viaggiare nei corridoi dell'anima. Questa vicenda, che molti di voi vivono con il fiato sospeso, non è solo un dramma di copertina, è un racconto universale su ciò che lasciamo in sospeso, sui nodi che non abbiamo sciolto, su frasi tenute in gola troppo a lungo. Khan Yaman, con quei versi, ha scelto di farsi vedere fragile, di mettere da parte la corazza e bussare una volta ancora. Un gesto che vale tanto, anche se dovesse costare tutto. E il silenzio di Dimet Özdemir, che fuori può sembrare un muro, forse è il modo più pesante di scegliere. Non tutte le parole guariscono, alcune feriscono ancora. Forse sta misurando il passo, cercando una strada che non cancelli ciò che è stato ma che protegga ciò che sta diventando. È l'aritmetica segreta del cuore, tra la voglia legittima di un futuro nitido e il richiamo potente di un passato che non ha fatto pace con se stesso, c'è un intervallo dove si decide il domani. Ci sono amori che rifioriscono e amori che si onorano, ricordandoli. Forse per Khan quella poesia è un ponte verso un saluto necessario, forse è una lampada accesa in attesa di un miracolo. Per Dimet potrebbe essere la prova del 9, il punto fermo da cui proseguire senza voltarsi. Qualunque sia l'esito, resta una verità comune a tutti: non scegliamo sempre noi la fine delle storie, talvolta è il tempo, con la sua grafia incerta, a ispirare l'ultimo paragrafo. E mentre stringiamo il cuore e riempiamo la testa di domande, chiudiamo questo speciale di Mania delle serie turche con un invito alla riflessione. Cosa pensate che accadrà? Dimet romperà il silenzio o continuerà a custodirlo? Khan deve insistere o lasciare andare? Raccontateci le vostre teorie più lucide e sincere nei commenti, perché questa comunità è fatta delle vostre voci. Prima di andare, ricordate di mettere like, iscrivervi e condividere il video. Così questa storia raggiungerà ogni angolo dove qualcuno, in segreto, sta lottando con una pagina che non sa come chiudere. E se volete essere parte attiva della nostra famiglia e sostenere il nostro lavoro con benefici speciali, il tasto Join è lì per voi. Grazie per aver attraversato con noi questo mare in tempesta. Alla prossima, con la speranza di trovare qualche risposta in più.